Ed eccoci qua, dai. Buonasera a tutti, buona vita a tutti. Come sapete, io sono DNA Health e per adesso rimarrò DNA Health per tutti voi. Vedo che siete già un sacco di persone, quindi sono non felice, di più, sono felicissimo. Quindi vedo che c'è la fila stile come la COP la mattina alle 7, quindi sono veramente, veramente contento. Ah, vedo già un vieni fuori, dai. Ecco, poi c'è l'imbecille di turno subito da eliminare alla chat. Ecco qua, che giustamente ci vuole. Allora, comunque, continuiamo. Nonostante la prima segnalazione, dico a tutti di essere educati nei commenti, anche se voi lo sapete, sono magari qualcuno che si infiltra ogni tanto e appunto dice delle cavolate. Comunque, buonasera a tutti, stasera parleremo di legge di attrazione. E come vi ho detto, risponderò alle vostre domande, cercherò di rispondere alle vostre domande. Chi mi conosce sa che io sono un grande appassionato di legge d'attrazione, un grande estimatore di questa legge e la uso da oltre 10 anni. Dire che la uso è un termine inappropriato. Direi, si sente benissimo. Meno male, sono felice, sono felice. Se no non avrei uno studio di registrazione. Uso la legge consapevolmente da oltre 10 anni e i benefici che ne ho tratto sono tanti, veramente tanti. Mi sono sentito con questo canale di condividerli il più possibile con voi, con tutte le persone che hanno intenzione comunque di provare a cambiare la propria vita, di migliorare la propria vita, di impegnarsi a cambiare la propria vita. Quindi queste dirette, anche questa è la prima diretta e dico la verità, sono molto emozionato anche perché io non sono un grande, eh, diciamo, non sono una persona che parla molto al pubblico. Comunque, iniziamo subito. Io ho una domanda di Maria Grazia Grossi, che vedo già in linea, quindi buonasera Maria Grazia, che mi dice, come si fa a non preoccuparsi per il lavoro? Che giustamente comunque in questo momento di grande crisi, momento di grande panico mondiale, siamo tutti un pochino in forze. Tu sei un grande, grazie. Scusate la parlata toscana, ma quella poi è mia di natura. E allora, per rispondere a Maria Grazia, allora, non è un concetto facile il non preoccuparsi. Allora, la legge di attrazione cosa insegna? Che si attrae quello che si pensa. Se si pensa appunto alla preoccupazione di perdere il lavoro, c'è il rischio, c'è la possibilità, si fa entrare nel nostro circuito di pensiero la paura di perdere il lavoro. Quindi diciamo, la risposta facile sarebbe non pensare alla paura. Però viviamo nel presente, viviamo comunque nella quotidianità. La paura fa parte di noi. Dobbiamo imparare più che a non aver paura, dobbiamo imparare a vivere nel presente, a vivere il presente. Quindi Maria Grazia, anzi, se oggi hai il lavoro, oggi non devi essere preoccupata. Per oggi non devi essere preoccupata. Se hai delle avvisaglie, tutelati, quello sì, ovviamente se uno sa il futuro bisogna tutelarsi sempre. Però, che dire, se oggi hai il lavoro, nessuno ti ha detto che lo perderai, oggi non ti devi preoccupare. Il qui e ora, vivere al presente fa vivere molto meglio. I problemi passati, i problemi futuri, che sono probabili ma non sono reali, perché il futuro non è scritto ancora. Quindi, se te non hai la certezza che domani perderai il lavoro, oggi non ti devi preoccupare. Stai bene oggi, oggi vivi, oggi stai bene, vivi bene oggi, domani sarà il tuo presente, domani vedi come agire. Quindi, anzi, domani poi è il 4 di maggio, quindi saremo anche tutti un pochino leggermente più liberi, quindi vediamo cosa succederà. Qui e ora, pensare sempre al presente. Buonasera caro. Quanti siete? Oddio, non ce la faccio a leggere i vostri commenti, siete troppi, siete tantissimi, anzi non siete troppi, siete favolosi. Allora, vediamo, io devo prendere un po' di appunti perché non riesco se no neanche a rispondere alle vostre domande, quindi
torno un attimo indietro, intanto vi saluto più o meno tutti uno per uno. Ilaria, Nadia, Mattina, buonasera. Germana, buonasera. Dopo Cristina, buonasera. Cristina Cucciolo, che bellissimo cognome. Anna, buonasera. Giusy, buonasera. Liv Odin, buonasera. Che bella questa diretta. Sulla fiducia proprio. Allora, la tua domanda falla, non ti preoccupare, vedo che sarà lunga da spiegare, se puoi ristringerla un pochino, però insomma cerca di farla. Angelic Music Meditation, buonasera. Angelic Music AMM, che oltretutto è un mio collaboratore che aiuta il canale appunto di DNA Health a fare delle musiche, quindi grazie. Ilaria, sei emozionata, ma non essere, io sono emozionato. Michael, buonasera Michael. C'è un cambiamento, non so. Bella domanda, ci torneremo dopo magari. Buonasera a tutti, Smart, Flora, buonasera. Veronica, buonasera. Mariella, buonasera, bada quanti cuori che mi mandi, grazie. Germano, buonasera. Alessandro Marozzi, buonasera. E come va? Va bene, va alla grande, va alla grande. Ornella, buonasera, ci sono anch'io, sì, mi fa molto piacere. Raggio di sole o sole raggio, buonasera. Cinzia, buonasera. Grace B, buonasera. Arianna, buonasera. Denise, buonasera. Siete tantissime. Fausto, buonasera. Credo che Fausto oltretutto sia uno dei primi che mi ha scritto anche in privato, quindi buonasera. Rosy, buonasera, siete fantastici, io non ho parole per continuare. Ludo, buonasera. Susi, Lucrezia, siete favolosi, siete favolosi. Allora, Simona, buonasera. I Love Makeup, buonasera. Vorrei sapere se questa legge d'attrazione funziona anche con i mantra. Allora, parliamo di questi mantra. La legge d'attrazione funziona a prescindere, nel senso, il mantra è un mezzo per far velocizzare, per far funzionare meglio la legge d'attrazione. Nel senso, il mantra è una parola, o comunque le affermazioni positive in generale sono parole o frasi ripetute. Queste parole o frasi ripetute in positivo, ovviamente, quindi se uno cerca la salute ripeterà io sono in salute, io sto bene. Faranno entrare nella mente non nella mente cosciente, nella mente subconscia il pensiero della salute. Quindi, sapendo che la legge di attrazione funziona 24 ore al giorno, tutto ciò che abbiamo già intorno, già nella nostra vita, è stata attratta consapevolmente o inconsapevolmente dalla legge d'attrazione, il mantra o le affermazioni positive aiuteranno appunto questo normale, diciamo, richiamo alla legge d'attrazione. Dire per 21 giorni, io consiglio sempre 21 giorni, che sono il tempo medio di apprendimento per la mente, di ripetere un mantra, farà sì che questa informazione positiva lavorerà in automatico per noi, per la legge d'attrazione. Quindi sì, i mantra, le affermazioni positive, anche i messaggi subliminali sono potenti alleati per far sì che la legge di attrazione funzioni meglio per noi. Quindi, ripeto, già la legge di attrazione funziona e sta funzionando proprio in questo istante, per tutti noi. Quindi, se vi state sentendo bene, state attraendo in questo istante ancora più benessere. Se vi sentite male, in questo istante purtroppo state attraendo malessere. Quindi, la legge di attrazione non si blocca mai. Il mantra è un metodo efficace per inserire delle informazioni positive che verranno poi attratte in automatico dalla nostra mente. Ecco, quello sì. Spero di averti risposto ai Love Makeup. Io vedo qui... Oddio, devo ringraziare qualcuno, non riconosco l'icona. Grazie chiunque tu sia, vedo un 10 euro di donazione. Grazie. Poi Luana, buonasera, buonasera, fatemi le vostre domande, mi raccomando. Buonasera a tutti, Pippo Pluto, Clara Mondi, buonasera, Ciro, buonasera a tutti, Michele, buonasera, Germano, buonasera, non ti vediamo, lo so. Per vedermi dal vivo
non lo so, dovrete aspettare ancora un po', credo, ecco. Maria Gabriella, buonasera. Enza, buonasera. Allora, sono nuova, buonasera, buonasera. Allora ti saluto 2 volte. Gli altri li ho già salutati, almeno un centinaio di video anche, quindi Veronica, buonasera. Allora, ciao, ci provo, tutti i modi, ma un anno ma niente. Gaetana, allora, ora rispondo un attimo a Gaetana. Ci provo, cosa vuol dire ci provo? Nel senso, la legge d'attrazione funziona a prescindere, nel senso, quindi la tua vita attuale è stata costruita bene, nel bene o nel male, dalle tue azioni, qualsiasi cosa, a partire dai tuoi studi, a partire dalla tua famiglia, tutto ciò che hai pensato più o meno ti ha attratto quello che è intorno. Quindi la legge d'attrazione ha già funzionato fondamentalmente. Il problema nasce quando si entra in un vortice magari negativo di lavoro, di brutte compagnie, e quando ci svegliamo inizia a essere troppo tardi anche. Troppo tardi nel senso ci svegliamo perché il mondo ci si sta chiudendo intorno, ecco. È un po' come fermare un sasso che rotola in discesa, credo. E il vortice negativo è questo sasso che rotola verso il basso. Noi dobbiamo avere la forza di fermare questo masso che rotola, quindi già ci vorrà una grande forza, perché se il sasso oltretutto rotola da diversi chilometri diventa veloce, molto veloce. Quindi fermiamo questo masso con tanta forza di volontà. Ci vuole tanto coraggio per cambiare la propria vita, quindi non basta un mantra o qualsiasi affermazione positiva per cambiare la propria vita. Dobbiamo essere consapevoli che un cambiamento da una spirale negativa a una spirale positiva comporta un grande sforzo, quello sì. Quindi il mantra aiuta a inserire concetti positivi, le affermazioni positive aiutano anch'esse a pensare in maniera migliore. Però la cosa che dobbiamo fare veramente per far cambiare la legge d'attrazione dal negativo al positivo è pensare veramente positivo, vibrare nella positività, comportarsi come se, perché se noi, per dire, io faccio il mantra la mattina sulla ricchezza, poi vado in fabbrica alle mie 8 ore, sto tutto il tempo a bestemmiare perché il mio lavoro non mi piace, i miei colleghi non mi piacciono, lo stipendio fa schifo, torno a casa la sera e faccio un'altra mantra sull'abbondanza. Io avrò pensato 5 minuti la mattina all'abbondanza, se sono riuscito oltretutto a pensare positivo quei 5 minuti, perché non è detto. Poi avrò lavorato le mie 8-10 ore in maniera completamente negativa, torno a casa, rifaccio 5 minuti e penso che magari la legge d'attrazione non funziona perché i 10 minuti che ho speso a pensare positivo non bastano, non mi sono bastati a diventare ricco o miliardario. Quindi il concetto è anche quello. Cosa stai facendo realmente per cambiare la tua vita? Quali sono i pensieri, quali sono gli atteggiamenti che stai modificando gradualmente, perché fondamentalmente non si può fare un salto quantico, come lo chiamano, dal negativo al positivo schioccando delle dita. Dobbiamo quotidianamente fare dei piccoli passi, dei piccoli gesti che ci porteranno dal negativo al positivo. Quindi chi riesce a fare piano piano questo lavoro, studiando, guardando anche video, perché no, leggendo dei libri, pensando, cercando di correggersi positivamente via via che si vede appunto che non c'è, quando c'è un pensiero negativo, ecco, la mente deve rielaborare e cercare di correggersi e ripensare positivo nell'istante, come c'è quel mio video del cancella, che è una tecnica facilissima, banalissima, però può evitare, scusatemi il termine, un'incazzatura che dura una giornata. Dicendo cancella, facendo un gesto semplicissimo, che questa poi è una tecnica della PNL, quindi è una tecnica anche riconosciuta, si può immediatamente cambiare un pensiero negativo con un pensiero neutro, un pensiero positivo.
Quindi già questi piccoli gesti che dovrebbero diventare quasi automatici possono aiutare a cambiare una spirale dal negativo al positivo, appunto. Quindi ecco, spero di averti risposto, Gaetana, e vado avanti, ecco, perché ho visto siete veramente tanti. Rosaria, buonasera. Lucia, buonasera. Maria, buonasera. Giusy, buonasera. Sono felice anch'io di sentirvi, di vedervi live. Per me è un grande onore poter parlare a tutti voi. Allora, sei un grande mettonato su tutto ciò che dici. Grazie, grazie. Questo è il mio più grande ringraziamento, veramente. Sei un grande, semplicemente grazie, grazie. Anto, grazie, buonasera. Oscar, buonasera. Buonasera Urania. Katia, buonasera. A me funziona, scusa perché ho il computer oltretutto lontano. A me a volte funziona in 2 giorni, a volte mai. Non ho ancora imparato a controllarla. Cosa? Mi serve un po' di soggetto. Nel senso, la legge d'attrazione, sì, funziona appunto tutti i giorni, però non so se parli della legge d'attrazione in generale o magari della chiamata telepatica. Ecco, magari se mi vuoi dire cosa è meglio. Ludo, ancora buonasera. La mia voce dal vivo è bellissima. Ah, grazie, grazie, mi fa molto piacere. Alice, buonasera, 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 siete veramente favolosi. Perché Angela, questa è Angela Mariani, perché è così difficile mantenere la convinzione che tutto possa realizzarsi? È semplice, questa è molto semplice. Praticamente noi siamo addestrati dall'infanzia, quindi dai nostri genitori, poi dalla scuola, poi dai media, dal lavoro, dai colleghi, da tutto il mondo che ci circonda, a costruirsi comunque un mondo fatto di fatica, un mondo fatto di delusione, un mondo fatto di guerra. Adesso, per dire, abbiamo un mondo fatto di Covid-19. Sono tutti concetti che ci fanno direttamente o indirettamente pensare al negativo. Quindi anche il fatto, per dire, di avere una macchina nuova per alcuni è un concetto astratto quasi, cosa che invece potrebbe essere semplicissimo, dovrebbe essere semplicissimo un po' per tutti. Quindi fondamentalmente il nostro subconscio lavora tantissimo nella zona negativa. Dobbiamo stare attenti a uscire perché ci potremo ammalare. Questa è una cosa che rimarrà dentro di noi, rimarrà per sempre dentro di noi se non facciamo qualcosa per eliminare questo pensiero. Avremo indirettamente paura degli altri. Ora sto parlando del fatto attuale. Però sono tutte cose che rimangono e rimarranno dentro di noi e probabilmente dentro anche le prossime generazioni queste. Quindi queste convinzioni vanno piano piano rimosse e sostituite con convinzioni migliori, con convinzioni positive. Tutto è possibile, basta impegnarsi, basta desiderare veramente, basta pensare positivo, ecco, fondamentalmente è quello. Quindi è quello, non è difficile mantenere la convinzione perché siamo addestrati al contrario. Tutto è destinato a deluderci. Continuiamo. Nei tuoi video non parli mai del low frequency. Low frequency, allora, se si parla di frequenze, in generale ho una sezione dedicata in generale alle frequenze. Quindi tutte le frequenze positive, le frequenze base dai 100 Hz in su, binaural beats. Se c'è un altro significato di low frequency non lo conosco, quindi devo essere onesto. Se si parla comunque di appunto frequenze benefiche, ho una sezione dedicata con le eventuali anche spiegazioni, ho un paio di video spiegazioni dove indico come si usano e perché andrebbero usate. Anzi, proprio oggi ho visto un video di un collega di un canale, che non ricordo il nome, un canale molto grosso comunque italiano, dove spiegano la potenza della musica a 528 Hz. Quindi le frequenze 528 Hz sono diventate scientificamente, ci sono stati degli studi di alcuni dottori scienziati, dove dimostrano che il 528 Hz potrebbe addirittura modificare il DNA.
in meglio. Quindi, insomma, vi consiglio di ascoltare della buona musica a 528 Hz. La musica a 528 Hz non esiste. Il 528 Hz è un fischio. È una cosa così, Quindi chi promuove la musica a 528 Hz, forse se tutto va bene, ha accordato, come faccio io, il pianoforte sulla frequenza 4,44 e mi sembra che il La acuto appunto corrisponda a un 528 Hz. Però non divaghiamo. Poi, grandissimo, buonasera, la tua voce è un dono, grazie. Sei fantastico, magari, sono uno dei fantastici 4. Allora, Fausto, sto imparando a utilizzare la legge d'attrazione. Bene, mi fa molto piacere. Più siamo a pensare positivo, signori, e più il mondo andrà meglio. C'è una tecnica che si chiama Theta Healing, dove l'operatore, vibrando a una frequenza positiva, riesce a curare il malato, il paziente. È una tecnica molto discussa, però fondamentalmente è quello che sto cercando di fare io. Più siamo a pensare positivo, più vibreremo positivamente, più il mondo sarà un salotto migliore per tutti. Quindi, signori, cercate di essere più felici possibile. Poi, ti devo ringraziare con tutti i tuoi audio, non sai quanto mi hai aiutato. Mi fa molto piacere. Allora, la domanda è sempre quella. Sì, mi chiamo Sergio, ho scoperto la legge d'attrazione 22 luglio 2012, il giorno del mio compleanno. Ecco, bene. Ricevo il libro di Secret, quale giorno applico la legge d'attrazione. Come ho fatto io più o meno. Mi fa molto piacere, bravo. Allora, come si può andare nella direzione giusta quando non si sa qual è? Greta, questa è una bella domanda. Allora, io mi sono sempre fidato molto del mio istinto. Il mio istinto non ha mai sbagliato, ovvero mi sono accorto che non ha mai sbagliato anche quando mi rivolgevo a delle persone che istintivamente non mi piacevano e poi però magari ti regalavano qualcosa, ti donavano una situazione favorevole e ti sei fidato poi, quindi andando contro il tuo istinto. Evitando l'istinto poi, naturalmente, un mese dopo, un anno dopo, 10 anni dopo, questa persona è destinata a deluderti, perché appunto non hai seguito il tuo istinto. Quindi, se ti posso dire com'è la direzione giusta, segui il tuo istinto, i tuoi sentimenti. Quello che ti piace va bene. Quello che non ti piace o non ti torna molto bene al naso, evitalo. L'unico consiglio che ti posso dare è questo. Si continua, scusate il maiuscolo, ma figurati. Allora, buonasera, sarebbe bello funzionasse, ma la legge d'attrazione è strettamente legata al destino personale di ognuno di noi e a quello non si può né sfuggire né cambiare. Stefano, io ti dico che potresti avere ragione, non ti nego quello che dici. Fortunatamente io sono destinato allora a che funziona la mia legge d'attrazione, funziona bene, ecco. Quindi il destino comunque creiamocelo, anche se no uno starebbe dalla mattina alla sera sul divano aspettando, non so, la morte per esempio. Quindi magari cerchiamo di pensare positivo, agiamo di conseguenza e poi se era destinato a essere stesso rose fioriranno, insomma, ecco. Però Stefano, io dire che è tutta colpa del destino mi starebbe faccio l'abbonamento a Netflix e non esco più di casa, ecco. Buonasera, come va l'esperimento del cambio degli occhi? Mi si sono schiariti, un pochino mi si sono schiariti, però ancora non sono verdi, quindi siamo circa, mi sembra, 6 mesi, ora alla fine della quarantena dovrei tirare qualche conclusione nuova. Allora, un grande regalo me lo state facendo voi, qui ci sono un paio di nomi che non riesco a pronunciare, che sono scritti credo in russo. Certe situazioni ti ammazzano proprio ed è dura, hai ragione, è molto dura ed è per questo che bisogna stringere i denti e passo passo andare avanti e rispingere il sasso verso la salita della montagna. Poi, sei stato per me una conferma. Grazie. Io sto saltando un po' di messaggi perché siete veramente tanti. Difficoltà a visualizzare. Buonasera Maria Elena.
le difficoltà ci vuole solo tanta pazienza, tanto impegno. Per qualcuno è naturale visualizzare anche senza allenamento, per altri purtroppo serve di fare un po' di meditazione, visualizzazione, quindi è un allenamento, è come andare in palestra. Il primo giorno si alza 1 chilo, dopo un mese si alzano 10 kg. Ecco, più o meno è la stessa cosa. Poi, da quanto tempo usi mantra? Se Fabio, buonasera, io uso i mantra da, non lo so, 10 anni circa e posso dire che mi hanno veramente illuminato e mi illuminano tuttora, ecco. Mi alzo la mattina ringraziando, io ovviamente non faccio i mantra, io me li creo via via, giorno per giorno, sento quello che mi serve al momento, me lo creo. La mattina ringrazio, la sera ringrazio per tutto quello che l'universo mi ha donato e questo è già un mio mantra personale che faccio tutti i giorni. Allora, vediamo. Siete tantissimi, io non lo so, vi adoro, vi amo, scusatemi. Allora, Hilary, buonasera. Per i piccoli medi desideri la legge funziona facile, sì, abbastanza. Ieri ho visto un film che desideravo vedere e pam! Sì, molte volte funziona proprio così, sì. Hai ragione. Ah, ecco, buonasera, buonasera. Che ne pensi delle meditazioni sulla ghiandola pineale? Sono favolose. Iradon, buonasera. Iradon o Iradon, non so come si pronuncia. Vediamo se riesco a vedere qualche altro commento. Che poi abbiamo già passato una mezz'ora insieme, signori. Il tempo vola. Quindi ancora io vi devo solo ringraziare. Jessica, allora, comunque i messaggi a cui riesco a rispondere li risponderò adesso a voce, gli altri cercherò in questi giorni di smistarli e rispondervi privatamente, magari sempre tramite YouTube. Poi fatemi un messaggio bello, che purtroppo, ripete, la chat è piccolina e non riesco a vedervi tutti contemporaneamente, c'è sicuramente qualcosa che mi salta. Allora, cosa pensi dello sciamanesimo associato alla legge d'attrazione? Allora, lo sciamanesimo, non sono un grande, diciamo, cultore, estimatore dello sciamanesimo. Associato alla legge d'attrazione, però, posso dire che è il pensiero che fa da padrone in tutte le culture, in tutte le tecniche, in tutte le situazioni. Ci sono, non lo so, per dire ora, non so se è lo sciamanesimo che utilizza i sigilli magici, per esempio. I sigilli magici sono semplicemente i nostri pensieri racchiusi dentro un oggetto, dentro un simbolo. Questo pensiero farà sì che si realizzi un determinato desiderio in maniera autonoma. Quindi in questo caso è legge d'attrazione, però puntando su un oggetto che ha il potere di richiamare la vibrazione specifica, non te deleghi praticamente un oggetto al posto tuo. Quindi è molto simile anche, però devo dire la verità, alzo le mani sullo sciamanesimo perché non sono un esperto di questo settore, almeno per adesso. Poi, vediamo, sono la rarissima occasione, prevedo degli avvenimenti futuri. Come posso aumentare queste doti? Io direi con la meditazione. La meditazione aiuta moltissimo, una meditazione con la respirazione, una meditazione sul terzo occhio magari. Quindi sviluppando un pochino la ghiandola pineale si aiuta tantissimo, diciamo, tutto il mondo energetico. Quindi si stimolano visioni, si stimola tante cose, ecco. Quindi la meditazione sicuramente è un argomento da trattare. È molto importante anche per quanto riguarda la legge d'attrazione. Poi vediamo, grazie a voi. Luana, buonasera. L'immaginazione dell'obiettivo è fondamentale. Io riesco solo a visualizzare me stessa come imprenditrice di successo e non è poco, direi. Non l'obiettivo concreto materiale. Cosa posso fare? Ma allora, intanto, questa è Luana Arete. Già immaginarsi come una persona di successo è un buon passo. Ci sono persone che non riescono a immaginarsi persone di successo, quindi è già un ottimo passo.
Il come magari lascialo fare all'universo, quello sì. Se hai degli stimoli, degli obiettivi, te continua sempre naturalmente a cercare, a studiare, a migliorarti. La strada verrà fuori da solo, da sola. Tanto non puoi forzare, perché se forzi un pensiero, se cerchi una soluzione, non la trovi. Quindi lascia fare al tuo istinto, lascia fare al tuo subconscio, la risposta esce naturale poi. Te continua a stare bene con te stessa, vibra nella direzione giusta e vedrai che tutti i tasselli si mettono a posto e ti indicheranno la via da seguire. Questo è quello che almeno è successo a me. Poi, grazie, grazie, grazie e grazie a voi ancora, perché tutti i cuori che sto vedendo stasera non li ho mai visti in vita mia. Poi, vediamo se c'è qualche altra domanda a cui posso rispondere nell'immediato. Come ci si può liberare dal giudizio delle persone che continuamente influenza le scelte? Grazie. Maria Rosa Boccia. Allora, Maria Rosa, questo è un concetto particolare, forse un pochino troppo lungo per una sessione così, però ti posso dire che le persone non possono influenzare il tuo giudizio, non possono influenzare la tua vita. Te ti fa influenzare, nel senso te attrai nella tua vita persone che riescono a influenzarti, però si parte sempre dall'ottica che siamo noi a costruire la nostra vita, le nostre scelte, le nostre attrazioni. Se una persona ti dà noia, intanto se puoi elimina, parti subito con l'eliminare questa persona dalla tua vita, se puoi ovviamente. Altrimenti devi aumentare in maniera esponenziale giornalmente la tua autostima. Impara a essere sicura di quello che fai, impara a vivere con sicurezza. I passi che stai facendo sono corretti. Quindi anche in questo caso il giudizio altrui non avrebbe peso, in quanto te sei consapevole che il giudizio altrui non può toccarti, perché hai talmente autostima e i tuoi passi sono giusti, basta, non c'è altro. Ricordati anche che più autostima avrai e più queste persone smetteranno di criticare, di darti consigli, di darti giudizi, perché comunque poi non esisteranno più nella tua cerchia, è una cosa naturale. Non so come spiegartelo, ecco, così, però funziona così, ecco. Se non puoi eliminarli, aumenta la tua autostima in qualsiasi maniera, fai qualche attività che ti riporti la tua stima, vai in palestra, vai, studia, diventa sicura di te stessa. Ecco, questo è il mio consiglio. Allora, vediamo. Jessica in campo... siete... Io non riesco a leggervi tutti. Allora, lo so, siete stati tristi in questa quarantena. Però ricordatevi anche, la felicità è dentro di voi, non è fuori. Cioè, in casa mia, io dico la verità, io sono stato non felice all'aria aperta a saltare con le farfalle, questo è ovvio. Però fondamentalmente io mi sono svegliato la mattina e sono stato tranquillo. Tranquillo, se dovevo aiutare qualcuno tramite i miei video oppure tramite le mie azioni che faccio quotidianamente, l'ho fatto con la tranquillità. Il lavoro, sì, è in crisi, quello che sia. Quando finirà questa pandemia vedremo come riorganizzarsi. Oggi sono ancora chiuso in casa, domani vediamo. Quindi ricordatevi che la felicità siete voi, non è il mondo esterno, non è il telegiornale che vi butta addosso immondizia. La felicità deve nascere da voi stessi. Fino a che non capite questo, il mondo esterno sarà come fare un tiro al bersaglio, ecco, si divertirà con voi, vi farà soffrire continuamente. Allora, Monica hai ragione, lavorare sulle credenze è essenziale, è assolutamente essenziale. Infatti tanti degli audio subliminali che faccio e dei mantra anche comunque lavorano proprio sul subconscio, credenze portate avanti dai nostri nonni, dai genitori, dalla scuola. Dobbiamo lavorare molto per poter essere dei buoni attrattori, passatemi questi termini un po' alternativi. Beatrice, che bello ascoltarti, lo devo fare più spesso. Questo è Karma Yoga, mi fa molto piacere Beatrice, mi fa molto molto piacere.
Allora, Antonio, la legge d'attrazione può... Aspettate che mi state scappando, mi scappano i messaggi. Allora, vediamo. Mi dispiace, stavo leggendo un messaggio, ma... Allora, la legge d'attrazione può cambiare un passato spiacevole? Allora, questo è Antonio Ferrero, quindi Antonio, buonasera intanto. La legge d'attrazione non può cambiare un passato spiacevole, la legge d'attrazione ti cambia il presente. Te puoi cambiare un passato spiacevole lavorando appunto nel presente su te stesso. Nel mio canale ho trattato argomenti come il perdono. Il perdono è un argomento potentissimo per rielaborare il proprio passato e far sì che il proprio presente sia un presente più bello, pulito, leggero e migliore. Quindi lavorare sul proprio passato, rielaborando avvenimenti vecchi, conclusi, spiacevoli, che comunque ci hanno rovinato parte della vita, quando ci accorgiamo di questa nostra rovina, prendiamo questo pensiero, uno per volta, non tutti insieme, se no è un casino. Prendiamo un pensiero, elaboriamolo, riguardiamolo nella mente, perdoniamo noi stessi se abbiamo sbagliato, perdoniamo gli altri se hanno sbagliato nei nostri confronti. Naturalmente si parla di passato, quindi se c'è un perdono da fare devono essere situazioni comunque concluse, altrimenti non avrebbe validità. Rielaborando questo passato tormentato, piano piano la mente riuscirà a capire che noi abbiamo perdonato il passato e lo lascerà andare, lo farà piano piano alleggerire e dimenticare. Quindi la legge d'attrazione realmente c'entra poco o niente, c'entra molto il lavoro che facciamo su noi stessi. Comunque la legge d'attrazione appunto è la nostra mente che attrae, la nostra persona che attrae, quindi più siamo puliti dentro e come dice la pubblicità più saremo belli fuori, ma è vero questo perché se noi veniamo da un passato tormentato, da un presente abbastanza terribile, come può essere il nostro futuro? Sarà come il nostro attuale presente se non peggio. Indi per cui noi giornalmente dobbiamo rinascere e rinascere positivi, rinascere pulendo il passato, capendo il passato, imparando dagli errori passati anche. E potremo così avere una mente talmente pulita e attrattiva sul presente e sul positivo che non ce ne sarà più per nessuno. Quindi avere fiducia nelle proprie capacità, quindi per dire anche l'autostima nelle proprie capacità, avere amor proprio, queste sono cose che si conquistano giorno per giorno lavorando su se stessi e faranno sì di non trovarsi più in relazioni magari brutte, in relazioni amorose terribili, in lavori non voluti, in incidenti bruttissimi. Può capitare, ecco, qualsiasi cosa brutta nella vita perché noi abbiamo la nostra attrazione specifica, però tutto il resto del mondo continua a girare e a vibrare nella loro direzione. Quindi ci può capitare in qualsiasi momento un incidente, oggi. Io domani questo incidente, una volta che è risolto, lo dovrò in qualche maniera assorbire, cancellare è una parola brutta, comunque lo dovrò capire il perché, chi ha sbagliato, se è stata colpa mia, colpa di un altro, elaborare questo pensiero e far sì che le mie attrazioni future non siano basate sul mio incidente, altrimenti c'è il rischio che questo incidente riavvenga in qualche maniera. Ho parlato di un ragazzo che è stato rapinato da bambino, la sua famiglia, e lui ha subito una cosa come 15 rapine in 10 anni. Ora, parliamoci chiaro, non sei un uomo d'affari, sei una persona normalissima, 10 rapine, 15 rapine in 10 anni sono tante. Cioè, questo era talmente scioccato che il suo pensiero era solo lì, più comprava gli antifurti, perché giustamente uno che viene rapinato compra 10 antifurti, e lui pensando proprio alla rapina, si attraeva altre rapine. Quindi lavorare sempre sul passato per non crearsi un presente e un futuro terribile, altrimenti sarà un guaio. Poi andiamo avanti. Usa il mantra dell'Ho'oponopono per eliminare esperienze negative dal passato. Ah, bellissimo consiglio, assolutamente vero.
brava Alice, ogni giorno è un nuovo capitolo da scrivere, bravissima, questa te la rubo. Poi vediamo. Grande, come posso controllare l'impulsività? Lavorando su te stessa, semplicemente questo. Non è che esiste un mantra, non può esistere, cioè sì, esiste, però se sei impulsiva è il solito trucchetto, quando da bambino ti dicevano guarda, prima di parlare conta fino a 10. Ecco, uno deve diventare la tua abitudine. L'impulsività deve essere comunque in qualche maniera rallentata, devi riuscire a pensare un attimino a quello che stai facendo nel presente. Ah, vediamo. Sabrina Pizzo, questa quarantena mi ha aperto gli occhi. Eh sì. Bravissima. Hai capito che l'amore è dentro di te. Ora, non hai usato la parola amore, però è vero. Hai assolutamente ragione. Un messaggio telepatico arriva sempre? Allora, messaggio telepatico. Ora non c'è molto sulla legge d'attrazione qua, però il messaggio telepatico arriva sempre se, c'è un se abbastanza grosso. Sei una persona che fa meditazione, sei una persona comunque che vive nel qui e ora, sei una persona che è abituata a tenere un pensiero e a mantenerlo per più di, non so, un secondo e mezzo, cosa che non è facile, devo dire la verità. Quindi, se sei una persona abituata comunque ad avere uno stile di vita basato anche su yoga e meditazione, sì, il messaggio arriva sempre. E arriva sempre anche se il ricevente in quel momento magari non è impegnato, non lo so, in un lavoro a guidare nella macchina, che magari è distratto, magari sta dormendo e lo riceve come un sogno. Può essere un sacco di variabili queste, quindi il messaggio arriva, però bisogna vedere come lo spedisci, come viene spedito e come viene ricevuto e quando anche. Io molte volte mi viene in mente una persona e magari sono fuori col cane, non ho il cellulare, mi ritorna in mente la sera sta persona e magari sto cenando, il giorno dopo ti telefona e ti fa guarda ti pensavo, infatti, però non è che stai lì e lo richiami immediatamente. Sì, senti, avverti qualcosa, scusate ma ho parlato quasi un'ora, quindi diciamo che ecco, bisogna vedere un pochino le situazioni, chi siete e cosa fate nel momento anche. Comunque solitamente almeno una sensazione arriva sempre. Malocchio, malaugurio, leggenda popolare possono effettivamente rovinare le vibrazioni positive. Ma diciamo le vibrazioni positive non le rovina nessuno, nel senso perché siamo noi a crearle nel nostro io. Siamo noi stessi a rovinarcele magari, quello è più facile. Se si è convinti di avere un malocchio, avremo la convinzione di avere questo malocchio e realmente ci succederanno cose bruttissime. Posso dire anche che ci sono persone molto speciali che in qualche modo riescono a influenzare la realtà invisibile. Quindi, come legge d'attrazione ti dico di no. Come esperienza in altri settori ti dico dobbiamo proteggerci comunque energeticamente a prescindere, un po' come il vampiro energetico, ecco, quindi non ti leva le vibrazioni, però ti leva la tua energia nel momento, ecco, che è un po' diverso. Allora, per ogni mantra dovete ci mettere sentimento, emozione, assolutamente. Liv, hai visto recenti video di emozionanti, sono imperdibili? Infatti non l'ho visto. Però aspetta, me lo segno perché sono rimasto un po' indietro. Basterebbe la gratitudine per attrarre ciò che si vuole? Angela, la gratitudine è un primo passo. Essere grati per quello che si ha porta sicuramente altra gratitudine. Quindi tanto del negativo viene già annullato con la gratitudine. Io credo che una delle mie grandi fortune sia proprio stata la gratitudine. Io mi sono sforzato inizialmente, facevo anche finta, la mattina mi svegliavo, grazie per la vita, grazie per questo bel sonno, grazie bla 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 bla, e facevo finta. Io sono sincero, sono sempre stato sincero con voi, quindi inizialmente ho fatto finta. Piano piano io mi sono accorto che mentre lo dicevo ci stavo credendo veramente. Ora non ho contato i giorni, probabilmente dopo 21, 20, non so quanti.
Poi piano piano ho visto anche che provavo un sentimento. Io ero veramente grato, mi sentivo grato. E a quel momento, non lo so, succedono tuttora un sacco di cose bellissime. Quindi la gratitudine è un primo passo, sì. Poi, sì, ma volevo chiederti perché per le cose a cui si tiene veramente la legge d'attrazione non funziona. Gracias. No, la legge d'attrazione funziona. Hilary, il discorso è, come ho spiegato prima, ora non mi ricordo a chi, che noi siamo talmente addestrati a essere delusi che nel nostro intimo, nel nostro profondo, nella nostra mente più profonda, noi sapremo già che non funzionerà. È quello. È per quello anche che consiglio di partire piano piano. Allora, se uno cerca, per esempio, la ricchezza, io parto con la ricchezza dicendo, allora, oggi ho in banca 500 euro, domani voglio 1.000.000 di euro. Allora, oggi faccio il mantra, domani faccio il mantra, domani all'altro faccio il mantra, ma io dentro di me so che il 1.000.000 di euro è impossibile, ho 500 euro in banca, come faccio ad avere 1.000.000 domani? È impossibile. E anche se faccio un mantra 20 giorni, 30 giorni, un anno, nel mio intimo so che è impossibile. Perché fondamentalmente cioè, sono stato addestrato che il lavoro, per guadagnare bisogna lavorare faticosamente, per guadagnare soldi facili bisogna, non lo so, spaccarsi la schiena, che i soldi che hai te li ruba lo Stato. Quindi fondamentalmente tutti i pensieri contrastanti ti porteranno lontano dal tuo obiettivo, anche se per te è un obiettivo importante, però te sai che non può funzionare. È per quello che io consiglio di dire, cerchi la ricchezza, bene, vediamo, quanto hai in banca? 500. Voglio, non lo so, trovare 10 euro per terra. Io l'ho fatto, è quello che ho fatto io, se no non ve l'avrei mai detto. Invece di 10 euro ne avevo trovate 5. Vabbè, butta via, però ne ho trovate 5 invece di 10 e fai, le butti via? No. Poi allora dicevo, allora se posso trovare 5 euro per terra, domani ne voglio trovare 20. E piano piano, e con molta calma, perché io comunque è oltre 10 anni che ci provo, no che ci provo, che testo questa legge. Dopo 20 euro, poi ho fatto un gioco una volta di un mantra e 50 euro, tutto e subito, una cosa. E piano piano io ho detto, allora se io ho trovato 10, ho trovato 5, solo chiedendo, solo essendo sicuro di poterli avere, mi sono dato un tempo, 10 giorni per dire, non è che io non ho mai trovato niente per terra, quindi se chiedo e trovo, una bella casualità, una volta, 2 volte, 3 volte, quindi tanta roba. Mi sono autoconvinto che potevo, quindi se posso 50 potrò 100, se posso 100 potrò 200, se posso 200 potrò 500 e di passo in passo ti aumenta la fiducia nella legge d'attrazione. Sei sicuro che questa cosa avverrà, sei sicuro. È una cosa che purtroppo deve distruggere tutte le tue vecchie convinzioni prima di poter funzionare appieno. Quindi ecco, consiglio sempre di partire a piccoli passi, metterci tutto il tempo senza la fretta che ci vorrà, tutto il tempo possibile e piano piano la tua fiducia aumenterà e potrai chiedere quello che vuoi. Io spero di averti risposto. Poi vediamo, non so se hai letto la mia domanda, mi sa di no, perché purtroppo la chat scende in continuo, quindi via via che scrivete mi spariscono. Quindi, allora, vediamo, che poi oltretutto sto sforando di, non so, 20 minuti, ma io non ho fretta, se voi non avete fretta mi va bene. Grazie per la tua risposta, prego, sono contento di aver risposto almeno a una persona. La prossima volta lo dovrò fare a numero chiuso però, perché non riesco a rispondere a tutti voi e questo, devo dire la verità, mi dispiace, mi sta dispiacendo molto. Riparto dall'ultima, almeno non mi sbaglio. Manuela, questa cosa del denaro trovato per 3 volte, dovresti fare un video. Ma allora, realmente ho fatto diversi video dove ci sono le mie testimonianze, Manuela. Parlo per dire di quando ho ricevuto 50 euro così uscendo senza portafoglio, panico di un secondo, poi ho rielaborato il mio pensiero, mantra per il denaro e ho trovato e mi hanno tamponato e mi hanno dato 50 euro, insomma. Però
insomma, ha funzionato, ecco, non è che il come non era affar mio in quel caso. Poi, vediamo, grazie Lorenza, ho ascoltato per 3 giorni il tuo mantra sullo studio e sono riuscita a passare un esame molto difficile. Può darsi che l'ascolto di questo mantra per così poco abbia aiutato a passare l'esame? Lorenza, ti dico subito di sì, perché insieme al mantra per lo studio io ho messo una frequenza comunque per l'apprendimento. La frequenza dell'apprendimento, aiutata anche con il ripetersi io ce la posso fare e comunque quello che studio lo assorbo in maniera corretta, sicuramente un minimo ti ha aiutato. L'aiuto maggiore è uscito dal tuo studio, non dal mio mantra, quindi il merito è completamente tuo. Quindi hai trovato il video, hai studiato mentre ascoltavi il video, quindi il merito è tuo e complimenti per l'esame. Poi, all'aiuto della frequenza, che ci sono delle frequenze molto utili per questo, per lo studio, per il relax, quindi la frequenza aiuta, imprime meglio nel cervello le informazioni. Una serie di cose, ecco, un aiutino sicuramente te l'ho dato, sono contento. Poi, ma che l'universo, io no, non sono un mentore, Emanuela, io sono a malapena il mentore di me stesso. Ho aperto questo canale per condividere le mie esperienze. Più siamo a vibrare in positivo e meglio sarà per tutti, per me e per tutti voi e per tutte le persone che avete accanto. Ecco, quindi ti ringrazio per per avermi chiamato mentore, ecco, ma non posso esserlo. Ah, come faccio a farmi cercare dalla persona amata? Ho fatto i mantra. Ti direi riascolta un po' tutto, nel senso fare un mantra e cercare di farsi chiamare dalla persona amata non è proprio la base, ecco. Diciamo che se sei stata delusa in passato, ecco, probabilmente stai pensando in questo momento che ti manca, ecco, quindi se fai il mantra magari 10 minuti, tutto il resto del giorno pensi che ti manca, stai attraendo la mancanza ancora in questo momento. Da dire anche una cosa molto importante per tutti voi, domande o non domande, che ognuno vibra e pensa per se stesso. Quindi nel tuo caso dell'amore te stai vibrando per attrarre lui, quindi stai muovendo un po' di universo nella tua parte. Lui bisogna vedere però come vibra, quindi ogni persona appunto ha il proprio nucleo attrattivo, non si può vibrare per gli altri. Te vibra bene nel tuo lato, spera che lui entri nel tuo cerchio e forse, e dico forse, ti risponderà. Però diciamo la persona amata non è detto che stia vibrando nella tua direzione, purtroppo non si può, ripeto, vibrare per gli altri. Il mantra per l'amore soprattutto è studiato per amarsi, perché, come ho detto più volte, la legge d'attrazione funziona. Se vibri, per dire, alla frequenza dell'amore, attrarrai con maggiore probabilità amore. Quindi anche il mantra sull'amore serve comunque per aiutare te stessa a vibrare alla frequenza dell'amore. Poi chi si troverà coinvolto sarà il fortunato. Però ecco, è il discorso amore rispetto a colleghi che attrai l'amore della tua vita, fai, io non sono così. C'è il libero arbitrio, c'è tante cose che si possono fare, tante cose si possono ma non si devono o dovrebbero fare. Come far pensare in maniera diversa a una persona, per dire. Sì, puoi dare delle idee alle persone, puoi mandare dei messaggi con delle idee, ma non puoi costringere nessuno né ad amarti né a pensare come vorrai te. Quindi il mantra sull'amore servirà a farti aumentare il tuo livello vibratorio dell'amore, però su chi attrarrai, ecco, non c'è certezza. Pubblica i mantra per l'amore, grazie. È pieno di mantra per l'amore, è pienissimo. Se cerchi sul mio canale poi magari ti manderò qualche link specifico, però siccome io amo l'amore. Io amo le persone, amo me stesso, amo le donne, vabbè, quello è un altro discorso, e ci sono moltissimi mantra per l'amore. Quindi cercali sul canale, insomma, c'è sicuramente quello che fa per te.
Vorrei mi aiutassi bene su come attrarre il denaro. Che meditazione vorrei fare? Sì, ci sono i mantra sul denaro. Mantra sul denaro, meditazioni 4D sul denaro, quindi ti conviene partire magari con un mantra semplicissimo e farlo magari una volta al giorno o anche due. Pensare sempre di quello che volete e mai quello che vi manca. Anche questo è importante da dire. Lo so, Giuliana, hai ragione, però non riesco a rispondere a tutti voi e ripeto, un po' mi dispiace. Allora, la tua emozione si sente, si sente, sono molto emozionato e mi sto anche impappinando abbastanza, devo dire la verità. Però, tutto sommato, sono felice, sono felice. Le tue risposte sono chiarissime, meno male Ludo, sono felice di questo. C'è chi dice che la legge d'attrazione funziona e poi si ha distacco del risultato. Vabbè, quello sì, anche. Come si fa? Allora, questo è per rispondere a Ludo, ma è per rispondere a tutti voi. Quindi è una cosa che mi è stata chiesta molte volte. Il distacco, dopo aver chiesto, ci può essere e non ci può essere. Nel senso, allora io vi racconto ovviamente la mia verità, la mia esperienza. Se il pensiero di base è positivo, fate la vostra richiesta all'universo. Voglio cambiare la mia auto, voglio un'auto migliore, voglio un'auto più veloce, per dire una macchina. Io ovviamente credo nella legge dell'attrazione, faccio questa richiesta, magari faccio una bella meditazione mentre guido una bella Ferrari e lascio andare il pensiero, non ci penso più, oppure me lo scrivo su un foglietto, comunque questo pensiero verrà scartato. So di base nel mio cuore che se l'ho chiesto lo ottengo, cioè è semplice, è matematica, perché comunque la legge d'attrazione è molto basilare, molto matematica. In questo caso lascio andare il pensiero. Se però succede che te fai il tuo pensiero, voglio la Ferrari, e magari stai guidando una Panda scassatissima dell'85 e quindi dentro di te sai che non è possibile, mandi la meditazione, lasci il pensiero, poi cosa succede? Fondamentalmente non succede niente, perché comunque nel tuo inconscio che lavora appunto per attrarre la Ferrari, ci avrai la vocina interna che dice no, non è vero, te non puoi attrarre una Ferrari, c'è una Panda, che pretendi? Cioè, ora, non per offendere la Panda come macchina, perché l'ho avuta anche oltretutto, quindi è una macchina che adoro, però ecco, se il tuo subconscio e conscio lavorano nella direzione giusta, manda la palla e lascia il pensiero. Se è come un po' il giocatore di basket, il campione tira la palla nel canestro, si gira e già prende l'applauso del pubblico e ancora la palla in aria, perché sa che entra, basta. Se invece sei un po' insicuro o sei lì che continui a guardare la palla fino a che o esce o entra. E solitamente se la fissi troppo esce, perché hai paura che esca. Quindi per cui un mantra, magari se te sei un pochino insicuro, ecco, quei 21 giorni famosi per darti quella sicurezza aggiuntiva alla tua richiesta, secondo me potrebbe un attimo aiutare. Però ripeto, questa è la mia verità, la mia esperienza, non posso parlare per altri. Desidero eliminare la mia insicurezza. Potresti aiutarmi con un mantra? Sì, c'è già qualcosa sul canale, ci sono dei messaggi subliminali per aumentare l'autostima. Aumentando l'autostima comunque si aumenta anche la sicurezza. L'insicurezza poi bisogna vedere da cosa è dovuta. Se magari studi poco e sei insicura dell'esame, ecco, se è un'insicurezza del genere studia di più, ecco, e in più aumenta la tua autostima. Se invece è solo un problema magari dovuto a qualche credenza familiare, a qualche esperienza brutta della tua vita, ecco, devi aumentare la tua l'autostima facendo magari, non lo so, qualcosa che ti riesce bene, qualcosa dove sei brava, quindi in più mantra e quant'altro, ecco, quello sì. Poi si può fare una richiesta per una ragazza specifica, una ragazza che magari come la tua fidanzata, che lei invece vive con un amico, ti vuole come un amico. Enrico, sì, si può, no, non si può. Anche qui ho fatto dei video specifici, ti consiglio magari di andarli a vedere.
Si può, dal tuo lato, sì, si può cercare di attrarre, ma ognuno vibra nella propria direzione, come sempre. Quindi vedi un attimo e cerca di essere fiducioso, basta. E vai, sono... Oddio, stavo guardando ora l'orologio, guardate. Perdonatemi. L'ultimo messaggio, Mina, il metodo migliore per meditare. Allora, Mina, il metodo migliore per meditare... Allora, io sono un po' un tipo alternativo, devo dire la verità. Mi hanno insegnato a meditare e le tecniche che mi hanno insegnato non lo so, non me ne piaceva una. Meditare vuol dire tante cose. Meditare per tante persone può voler dire anche solo chiudere gli occhi 5 minuti in silenzio di casa, perché magari stanno 20 ore fuori di casa e quindi magari sono impegnate. Per meditare in maniera facile, secondo me, si può partire con la meditazione sulla respirazione, ovvero trova una bella sistemazione comoda, come poi vi dico in tutti i video. Trova una sistemazione comoda, chiudi gli occhi assolutamente, perché la meditazione a occhi aperti riesce solo alle persone molto esperte. E una volta che hai chiuso gli occhi, 2 mani sul cuore, sentiti il battito che rilassa già di suo, 3 respiri profondi. Piano piano, con della musica rilassante, senza della musica rilassante, ascolta il tuo respiro che entra e il tuo respiro che esce. Ascolta il respiro che entra e il respiro che esce. Questo è il metodo, secondo me, più efficace, più facile da realizzare per meditare. Ti fa concentrare sul presente, è una cosa favolosa. Io è l'unica, una delle poche, insomma, no, quasi l'unica adesso che faccio, perché nell'immediato quando ho un pensiero negativo, magari ripenso al passato, al futuro, a cosa succederà, mi fermo un attimo e il mio respiro mi riporta al qui e ora. Quindi è la meditazione più efficace, ecco, immediata che io conosca. Quindi ti consiglio di fare questo, Mina. Poi, Oponoponopo, buonasera, penso che se fatto bene è molto potente. Allora, passo agli ultimi messaggi, mi scuso già in anticipo con tutte le persone che non sono riuscito a considerare. Mi devo scusare perché siete veramente tanti, ho non so quanti messaggi, quanti commenti, quante persone, non lo so, siete, ripeto, favolosi, siete stati dei tesori, siete grazie Mina. Siete unici, siete unici. Quindi chiudo dicendo un'ultima domanda, vediamo. Ho fatto un mantra pensando a una persona e dopo un po' ho scoperto... Allora, ho fatto molto mantra pensando ad una persona e dopo un po' di tempo ho scoperto cose nascoste e brutte su di lui. Mi ha ferita. È il mantra? Allora, Simona Locatelli. Questa è l'ultima risposta che darò, quindi intanto vi ringrazio ancora. Simona, il mantra in sé non ha potere. Questo qualsiasi oggetto, anche un sigillo magico per dire, non ha potere, nulla ha potere. Il potere gli viene dato da noi. Quindi te, dal momento che esegui un mantra, reciti un mantra, pensi a un mantra e alla persona, stai creando qualcosa. Però non sono io o il mantra che ha creato quella cosa, quella determinata cosa. Sei stata te a pensare magari mantra sull'amore, mi è successo tantissime volte, delle persone che mi hanno scritto guarda, mi ha lasciata, magari doveva succedere, nel senso è lo stesso discorso del sasso che sta rotolando giù per la collina. Se questo sasso sta rotolando, un mantra non è che blocca di colpo un sasso, non lo può bloccare. Il mantra può aiutare a rallentarlo, può verificare. Se è un mantra sull'amore, ripeto, magari l'altra persona sta vibrando nella sua direzione, che non è la tua, che non è detto che sia la tua, scusami. Quindi deve essere stato anche questo, nel senso il mantra comunque il potere al mantra intanto lo dai te, ecco, quindi i mantra non hanno potere, il potere viene da noi e attiviamo con i nostri pensieri il mantra. Se la persona ti ha deluso in qualche maniera, probabilmente
ti aveva già deluso e te l'hai solo scoperto, o magari il mantra ti ha aperto gli occhi, ecco, può essere anche questo. Può succedere che comunque recitare un mantra faccia arrivare delle sensibilità migliori, quindi cose come io chiamo il prosciutto negli occhi alla pistoiese. Quando uno ha il prosciutto negli occhi e poi si sveglia, vede delle cose che sono completamente nuove. C'è gente che si è svegliata accanto a una persona dopo un anno e dice: ma io non ti riconosco più. No, io sono sempre il solito. Sei te che ti sei leggermente svegliata e mi vedi per quello che sono realmente. Quindi il mantra non ha potere. Pensate a una persona in bene mentre fate un mantra, invierete pensiero positivo. Pensate alla mancanza mentre fate un mantra, gli invierete una potenza di lontananza. Quindi state molto attenti anche a quando fate i mantra. Un ultimo consiglio che vi do è questo. Fare un mantra mentre magari siete stressati, nervosi, arrabbiati per altre situazioni, annullate l'effetto comunque, perché il vostro pensiero di base sarà negativo. Prima di fare qualsiasi operazione, una meditazione, un mantra, qualsiasi cosa comunque che vada sul lato positivo della vostra persona, cercate di riportare nell'immediato, nel qui e ora, un pensiero neutro, positivo. Giocate col gatto, giocate col cane, cantate una canzone e poi fate il mantra. Ecco, cercate un attimo di distrarvi. Quindi questo è quello che posso dire prima di fare un mantra. Allora, signori, sono le 10:07 almeno dal mio computer. È stato un grande piacere. Avevo detto una mezz'oretta, poi vabbè, siamo andati oltre l'ora. Quindi io vi dico intanto grazie. Grazie a tutti voi che siete stati qua. Grazie vedo AMM della sua donazione. Ora non so se... insomma, comunque grazie a tutti voi che mi avete ascoltato. Ripeto, non sono un mentore, non sono un dottore, io non sono nessuno. Io sono una persona che condivide e io condivido. Ecco, semplicemente mi piace condividere le mie esperienze, che fortunatamente sono molto positive, nonostante un inizio di tira e molla che ho fatto con la legge d'attrazione. Un po' funzionava, un po' no, un po' funzionava, un po' no. Quindi, e fortunatamente ringrazio di essere un testone, perché ho detto: se mi ha funzionato una volta deve funzionare anche la seconda, e dovrò trovare il modo di farla funzionare per bene. Quindi la mia verità è la mia verità, non è detto che sia la vostra, quindi voi siete vostri maestri. Seguite magari i consigli, seguite chi ha già battuto la testa come ho fatto io. Quello non lo so, non dico che sia d'obbligo, ma quasi, seguire comunque dei consigli. Però il pensiero deve essere sempre il vostro. Sono io il responsabile della mia felicità. Sono io il responsabile della mia ricchezza. Sono io il responsabile della mia cultura, della mia attrazione. Quindi, signori, un testone toscano, hai ragione, sono un grande testone. Ho picchiato una craniata una volta in piscina che lasciamo stare, meno male sono un testone. Comunque, ancora io vi ringrazio di questa bellissima compagnia. Se volete continuare, magari ne rifacciamo un'altra quando avrete tempo, quando avrò tempo. Io sarò non lo so come dire, sono contento, ecco. Rifacciamolo anzi sicuramente. E niente, io vi auguro una buona serata, una buona notte a chi andrà a letto, e adesso grazie a voi, ringraziate per la vita che avete, ringraziate per la salute che avete. Prima di chiudere gli occhi stanotte, prima di dormire, dite grazie. Io sono vivo, io sto bene. Alla prossima. Buona serata a tutti e a presto. E buona vita.